Salve a tutti ragazzi e bentornati su Questo sul server con un video che abbiamo voluto fare per un motivo. Il motivo è semplice, evoluzione. Il mondo dei videogames si sta evolvendo e stanno arrivando nuovi videogiocatori, nuove tipologie di gioco e le crescenti possibilità dell'hardware stanno permettendo anche delle cose simpatiche, delle cose un po' più complesse, ma non complesse da giocare. Stiamo ovviamente parlando di una tipologia di gioco che a molti sta antipatica. Il gioco che punta tutto sulla storia e punta pochissimo o quasi niente sul gameplay. Ok, questo è uno di quei video in cui vogliamo assolutamente sapere la vostra. Come mai ci è venuta l'idea di fare questo video? Perché sto giocando in questi giorni ad Until Dawn, è un gioco che ho recuperato con molto ritardo rispetto all'uscita, ormai chiunque tra voi avrà visto gameplay contro gameplay, recensioni contro recensioni, quindi il nostro intento non è quello di fare una review, il nostro intento è quello di lanciare la sigla. Il nostro intento è quello di parlare di questa tipologia di gioco, capire se davvero potrà diventare in futuro un genere amato e apprezzato come i TPS, gli strategici e gli FPS. E qua sicuramente si dividerà il pubblico, perché ci sono i puristi, quelli che vogliono assolutamente che il gioco rimanga gioco, che ci sta, e poi quelli un po' più aperti alle novità. Noi come al solito ci mettiamo nel mezzo, perché ci piace valutare le cose quando ce le abbiamo di fronte. Cioè, allora, noi siamo conservatori su alcune cose, cioè se a me mi trasformi Unreal Tournament in un MOBA, devi andare a fare in culo, capito? Però sono aperto a queste cose, altrimenti tra i miei giochi preferiti di sempre non ci sarebbe The Vanishing of Ethan Carter. Bisogna valutare caso per caso. Ma cosa viene considerato gioco oggi e soprattutto quando l'utenza si indispettisce? I giochi con cui la gente si incazza tanto perché ci sono troppe cutscene e poco gameplay sono quelli che hanno un gran gameplay. Metal Gear Solid 4 ha un bellissimo gameplay, è il gameplay di un Metal Gear Solid, ma tutti all'epoca fecero un sacco di meme, di battute, di ironia sul fatto che fosse un film diluito con un po' di gameplay. Ed è vero. The Order 1886, molti si lamentarono che ci fossero troppe cutscene, ed è vero, perché quel gioco è uno shooter, a me è piaciuto tantissimo, però mi rendo pure conto che uno da uno shooter si aspetta di sparare. Esatto. Ovviamente poi ci sono i giochi tipo quelli della Telltale in cui di gameplay praticamente è quanto una cutscene normale in altri giochi, anzi molto meno, e poi è tutta trama, e le trame sono belle, tranne quella merda di Minecraft, esatto. Che lo vogliamo ricordare sempre, che è una merda e rimarrà merda per sempre. Però ci sono anche dei giochi che non sono della Telltale, che sono riusciti ad entrare nell'immaginario collettivo come gran bei titoli. Heavy Rain, I knew you'd come and save me. Beyond Two Souls, lo stesso Until Dawn, sono giochi che sono riusciti a fare breccia perché si concentravano sì sulla narrazione, però lo facevano in maniera onesta, senza ingannare il videogiocatore. Non è che gli sventolavano sotto il naso: oh guarda, mo si gioca, mo si gioca, no, mo si gioca, no. È quello che dà fastidio. Cosa abbiamo visto noi in questi giochi, giocando a questi giochi? Innanzitutto che non sono veramente dei single player, perché potete giocarci con altri amici. E attenzione, solitamente si gioca ovviamente tutti con il joypad, tutti insieme, per raggiungere un obiettivo in co-op oppure in competitiva. Ma non è sempre così, perché si può giocare con le avventure grafiche facendo delle scelte e dialogando su quelle scelte. I know who the killer is, Ethan. I can prove your innocence. Congratulations, Ethan. You succeeded. Io sto giocando ad Until Dawn con la mia ragazza e devo dire che mi sto divertendo tantissimo, perché io ho i personaggi che mi stanno antipatici, lei c'ha quelli che stanno antipatici, quindi cerchiamo sempre di far andare le cose come vogliamo noi, cerchiamo di fare odiare certi personaggi, di far ammazzare. È bello. Ora, Until Dawn non ne parliamo nel dettaglio, però è un teen horror slash movie
trasposto in videogame, con scelte multiple che vanno poi ad impattare su alcune meccaniche della trama. È molto interessante ed è reso benissimo sotto diversi aspetti, e la cosa interessante è proprio che puoi rigiocarlo cambiando alcuni dettagli della storia, vedendo che piega prende la vicenda se tu in quel preciso istante fai una scelta anziché un'altra. Bello, e da fare in due è ancora più bello perché ci si scambia pareri, addirittura si potrebbe giocare in 5-6 persone, come guardare un film insieme agli amici, ma si decide insieme la trama. Siamo noi i protagonisti alla fine, certo, le scelte non sono estreme, ci saranno dei giochi che millantano queste scelte estreme. Uno è stato presentato con una grafica stratosferica alle 3 di quest'anno, dell'anno scorso. Dell'anno scorso. Molto interessante quel gioco, potrebbe essere una... come si chiamava? Aspetta. Era Detroit Become Human. Questo gioco è stato presentato da poco e sarà un'esclusiva PlayStation a quanto pare, ed è un gioco in cui possiamo fare tantissime scelte diverse, e i finali non del gioco, ma di ogni singola scelta sono veramente tanti. Potrebbe succedere di tutto, e in base a quello che decidiamo la storia prende tantissime pieghe diverse. Noi non conosciamo Until Dawn, non No. lo conosciamo, l'abbiamo scoperto con un gioco per VR che ci è piaciuto tantissimo, tant'è che è nella mia top personale. Rush of Blood. Poi abbiamo recuperato il gioco vero e proprio ed è interessante soprattutto per gente come noi che ama il gioco d'azione e non si perde troppo nella storia, nello spippolamento. Invece se un gioco propone quello come piatto principale, noi lo mangiamo ben volentieri, soprattutto se è ben congegnato. Ora, di sicuro, in futuro di giochi così ne usciranno tantissimi, perché è un modo nuovo di raccontare che va oltre il cinema perché è molto più interattivo, passa giusto dietro il videogame perché è più semplice da giocare, ci potrebbe giocare chiunque ad un gioco del genere, basta premere destra o sinistra con la levetta per effettuare una scelta, qualche quick time event se gli sviluppatori vogliono proprio essere forieri d'azione. Quello su cui ci piacerebbe però porre l'accento è il costo. Perché noi siamo abituati al day one 60-70 euro per un titolo. Su PC va a finire che si risparmia qualcosina, ma 50 euro normalmente se ne vanno. Ora, i titoli spesso che prendiamo sono titoli rigiocabili, nel senso, tu puoi decidere di sparare ai nemici da diverse angolazioni, puoi vedere tutta la mappa, insomma c'è tempo per giocarlo e rigiocarlo, addirittura Dark Souls. Far Cry 4, noi stiamo ancora giocando. Take Down Red Saber. Stiamo ancora giocando. Però, insomma, ci sono questi titoli che costano sì tanto, ma ti danno la possibilità di rigiocarlo in eterno. Le avventure, in questo caso grafiche, sono dello stesso tipo? Sì, se siete molto curiosi e se volete ispezionare tutte le possibili ramificazioni della storia. Ma una volta che voi avete concluso la campagna, gran parte della vicenda vi sarà già chiara e molte saranno ripetizioni. Cosa che invece non avviene se ci si trova a giocare in multiplayer su un gioco che si è acquistato, o se si vanno a fare delle missioni secondarie che durano ore e ore e ore. Insomma, è diverso il tempo che ci si passa sopra, è diverso il coinvolgimento, è diverso il divertimento, perché il divertimento di giocare è diverso dal divertimento di assistere a qualcosa. Quindi secondo noi, nonostante siano molto valide queste avventure videogiocose, la cosa sulla quale bisognerebbe fare sempre attenzione è il prezzo, perché non puoi prezzarmi un'avventura del genere, che è poco più di un film, come un gioco. Visto e considerato che un Blu-ray al day one sta sui 20 euro, 18, 20, 22 euro, crediamo che il costo giusto per un gioco di questi sia 25-30 euro, ma non di più. Nell'ambito cinematografico girano molti altri soldi perché magari si va al cinema, magari c'è tutto un contorno di streaming, eccetera, eccetera, che è ben diverso da un gioco. Però farmelo uscire a 70 euro no, fammelo a 30 euro, 35, ma non esageriamo, altrimenti uno poi arriva a doverlo prendere per forza di cose non il giorno stesso dell'uscita, ma mesi più tardi quando il prezzo cala. È quello che ho fatto io con Until Dawn, l'ho preso a una ventina di euro perché era in sconto sotto le feste. Ora,
sapendo quanto mi sta piacendo questo gioco, quanto mi piacerà ancora, perché probabilmente lo rigiocherò e lo porterò anche sul secondo canale con diverse scelte, forse gli darei anche 50 euro, ma sulla fiducia no. Quello è il discorso. Tenete bassi i prezzi e vedrete che questo tipo di gioco presto diventerà molto 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 giocato, soprattutto in visione dei nuovi smart TV che stanno uscendo, che avranno anche una potenza di calcolo, magari non saranno appannaggio delle sole console, magari potranno uscire come applicazioni per le smart TV. Porco Giuda, pensateci! Sì, chi lo sa, ovviamente qui sotto si scatenerà l'inferno tra i pro questi giochi, questa tipologia di giochi, e assolutamente quelli che sono contro e puntano tutto al gameplay, e noi assisteremo a questi fuochi d'artificio. Ma fateci sapere come la pensate, perché noi siamo giusto nel mezzo oggi, anche se un po' verso il gameplay io ci vado, ma oggi voglio stare più nel centro.